Sapeva del piano di riportare in vita la Bugatti, chiedono? No, Enzo dunque non lo sapeva perché lui quando ha compiuto 90 anni era nel 87, 87, sì, 87 in febbraio del 87, che ancora non avevamo portato. Io non volevo, allora, qui naturalmente ognuno dice quello che vuole, io volevo semplicemente fare un prototipo e poi cedere il marchio a una industria potente. Sì. Se non che cosa è successo? Ai 90 anni Enzo Ferrari si è presentato come sempre al suo ufficio, ha trovato dei bei funzionari della Fiat che l'hanno mandato a casa. Lui ha venduto alla Fiat quando aveva 75 anni perché stava molto male e quindi dice io devo dare un futuro a questa marca. Si era preoccupato proprio che la Ferrari continuasse a vivere e quindi ha cercato un partner. Con la Ford non è andato bene perché la Ford aveva mandato un personaggio che poteva gestire al massimo uno scostamento di $10.000, no? Per cui era uno con il quale non poteva neanche parlare. E quindi si è anche offeso Ferrari per questo personaggio da 4 soldi che gli aveva mandato la Ford per trattare l'acquisto della Ferrari. E quindi poi è passato alla Fiat, che naturalmente era ben contenta di comprare la Ferrari, e lì hanno fatto, ufficialmente avevano detto che il 50% era rimasto a Ferrari, l'altro 50% l'aveva acquistato la Fiat. In effetti la Fiat aveva acquistato il 90% della Ferrari, ma con queste condizioni, che Ferrari avrebbe continuato a gestire la Ferrari finché fosse vissuto con un massimo di 90 anni. Quindi a 90 anni. Lui però quando ha fatto questo contratto si è sollevato da tanti problemi e si è rimesso finalmente in salute e quindi è arrivato benissimo ai 90 anni, però al 90° compleanno c'era già qualcuno che aspettava impaziente di poter entrare e non vedevano l'ora che se ne andasse perché era ora di cambiare. Dopo una settimana ci hanno mandato una lettera di disdetta dicendo che loro adesso il mercato tedesco lo volevano curare loro. Io quando ho preso il mercato tedesco era in mano a proprio la clientela peggiore che si potesse desiderare, perché proprio la davano a tutti la macchina, bastava che avessi i soldi, cioè, cosa che noi abbiamo dovuto frenare e proprio imporre prima di tutto la qualità del cliente, perché se tu vuoi vendere un prodotto di qualità non lo puoi vendere a tutti purtroppo, bisogna che quelli che non hanno la qualità l'acquisiscano prima e poi vengono a comprare la macchina. E quindi questo ha fatto sì che c'è stato un balzo improvviso, perché poi abbiamo fatto anche delle altre regole che adesso non vi voglio disturbare, ma insomma proprio per poter fare un mercato come si deve siamo partiti dall'assistenza, perché se vuoi vendere qualche cosa di delicato, di particolare, eccetera, devi prima pensare a cosa fai per il cliente una volta che ha un piccolo problema, un grande problema, devi essere lì. Quindi noi siamo partiti dall'assistenza. Che lo facevate qua a Bolzano? All'inizio a Bolzano, intanto che preparavamo tutte perché sulla carta c'erano dei subagenti dell'importatore che però erano diventati i principali nemici dell'importatore perché c'era una bruttissima abitudine questo importatore che quando un subagente mandava alla centrale di Düsseldorf, che era l'Autobecker, no? Che importava per la Germania, e mandava magari uno dei subagenti, mandava un cliente per vedere, un potenziale cliente per vedere degli altri colori, delle altre cose, cosa faceva l'Autobecker? Immediatamente facevano il contratto e non davano la provvigione al subagente che era delle cose. Per cui erano diventati proprio i principali nemici. Noi ci eravamo accorti di questo, per cui quando siamo andati a spiegare alla Ferrari che era ora di cambiare qualche cosa in Germania, perché veramente era un insulto, perché una rappresentata della Ferrari gestita in questa maniera. Allora la Ferrari poi se ne sono convinti e noi abbiamo subito fatto sì che il mercato in 3 anni è aumentato di 10 volte, quindi da 65 è diventato 650 all'anno, ma era all'inizio, era proprio all'inizio dello sviluppo ulteriore. Comunque noi siamo riusciti a fare nella nostra storia con la Ferrari
siamo diventati i primi esportatori e distributori delle Ferrari del mondo come qualità, come numero di macchine, perché poi avevamo un'altra cosa che Ferrari ha capito al volo. Quando sono andato giù, finalmente, finché c'erano soltanto le prime 12 cilindri che faceva Ferrari, che servivano proprio per dare un aiuto per fare le macchine da corsa, perché lui aveva in mente le gare, le vittorie, le corse. E quindi tutto quello che faceva lo faceva in funzione delle corse, come Abarth, come tutti quelli che sono nati con questa passione, anche i fratelli Maserati, tutta gente che viveva per le corse. Poi appunto Ferrari si è accorto che doveva aumentare il numero delle macchine, per cui ha deciso di fare i modelli, i GTB, gli 8 cilindri, coupé sportivi. A quel punto ho detto adesso viene il nostro momento, perché dover aspettare 3 anni per vedere una macchina a 12 cilindri non valeva neanche la pena di scomodare nessuno, perché era soltanto un tormento, no? Perché bloccava un cliente poveraccio che doveva aspettare 3 anni per niente, no? Per cui, che poi dopo questi distributori che ce n'erano, uno al nord e uno al sud, quello al sud è Malagò, al nord era Crepaldi di Milano, e noi dipendevamo da Crepaldi di Milano. Comunque, quando sono arrivate le coupé, allora ho detto adesso voglio andare a vedere a Maranello che cosa hanno di bello. Sono andato giù e ho fatto con grande sorpresa che c'erano 20 macchine in stock che non erano state vendute. La prima cosa, la parola del genere alla Ferrari. Allora ho detto al direttore commerciale, possiamo andare a parlare col commendatore, perché Ferrari era protetto, ultra protetto, per andare a parlare da Ferrari bisognava. Lui dice, che cosa vorrebbe? Dico, io vorrei proporgli acquistare queste macchine, però voglio avere finalmente un rapporto diretto con voi, non di passare attraverso l'altro concessionario. E lui dice, beh andiamo, ma lei le prenderà? Sì, dico, io le prenderei tutte, però voglio. Allora lui, andiamo, perché sa, a noi servono sempre questi soldi per le macchine da corsa, eccetera, eccetera. Quindi siamo andati da Ferrari, gli ho spiegato appunto che io volevo finalmente dedicarmi alla vendita, non soltanto all'assistenza, perché finalmente c'erano le macchine che ci permettevano di fare un mercato, e se potevo acquistarle tutte, che io ero pronto a fargli l'assegno, eccetera. E lui mi ha detto, ma mi fa molto piacere che lei diceva. E quindi gli ho fatto l'assegno, questo è il più grande assegno che io abbia mai ricevuto in vita mia per le mie macchine, di un colpo questi soldi, capisci? 20 macchine. È rimasto sorpreso. Però ho detto, però mi deve fare una piacere, a parte il fatto di liberarmi dalla dipendenza di questo qui che può lavorare benissimo anche senza di me, che faccia la sua zona adesso che ci sono gli 8 cilindri, eccetera. E quindi dico, mi deve liberare, prima cosa. E secondo, si può far passare, dato che va a casa sua Niki Lauda, che va a Innsbruck, che passa sempre da Bolzano, di farlo venire i prossimi giorni, che io vorrei fare la presentazione delle macchine alla presenza di Niki Lauda. Allora, Ferrari ha detto, certamente, va bene, parlerò subito. Infatti ho telefonato con Niki e dice, poi ci siamo messi d'accordo che sarebbe arrivato dopo una settimana. E quindi io sono andato su in tromba ringraziando, eccetera, eccetera. Sono andato a Bolzano, sono arrivate le macchine preparate, e abbiamo fatto poi l'annuncio che avremmo fatto la presentazione e ci sarebbe stato Niki Lauda che veniva per fare la presentazione. Poi ho invitato a pranzo i 20 che sapevo che erano caldissimi, ma che insomma ci voleva una spintina particolare per fare partire questa cosa. Siamo andati allo Scala, proprio qua di fronte, e abbiamo pranzato tutti insieme con Niki Lauda, figurati, con campione, era tutti emozionati. Poi gli ho chiesto se lui per favore faceva fare un giro a uno dalla sua Renault con la macchina, no? Molto volentieri. L'ha fatto fare a tutti i 20, e tutti i 20 hanno prenotato la macchina, tutti. Io per quelle macchine in un'ora erano già vendute tutte, no? Per cui dopo una settimana sono andato giù alla Ferrari e dico, ma che cosa vuoi? Sono venuto a vedere se avete delle macchine. Come? Perché le hanno vendute? Perché le macchine le devo tenere lì. Io le macchine le voglio per venderle, non per tenerle. Ah, aspetti, dice, informa Ferrari che avevano già parlato. Dice, c'è Ferrari che le vorrebbe parlare.
Allora, la cosa mi ha fatto molto piacere perché pensavo, dico, vediamo se è contento. E lui mi fa, senta, ma lei si sentirebbe di fare le 3 Venezie? Dico, magari, non vedo l'ora di farlo. Ci siamo stretti le mani, 3 Venezie, tac! E quindi il nostro mercato si è improvvisamente ingrandito, capisci? E dopo un anno sono tornato per dire, adesso dovete fare un altro sforzo, perché dobbiamo interessarci del mercato tedesco. Ma come fa lei? Io sono in grado di fare il mercato tedesco, perché so, vengono da noi tutti i tedeschi, gli austriaci, eccetera, per farsi so com'è il mercato, lo conosco perfettamente, vi posso dire che è un mercato trascurato, che voi non avete idea di cos'è il mercato tedesco. E allora, un attimo che mi asciugo. Bella questa storia. Quello che mancava, sia sul nostro mercato che poi parliamo di quello tedesco, era proprio la preparazione di tutti questi che dovevano fare la manutenzione, l'assistenza, eccetera, eccetera. E in più in Germania si sono trovati che i manuali non c'erano i manuali in italiano. Allora io ho fatto tutti i manuali in tedesco, ho fatto tutti i corsi per preparare tutti i tecnici che sapessero come fare tutte le varie operazioni. E inizialmente ancora di più per aiutarli, perché all'inizio non puoi pensare che uno sia capace di smontare, non so, il motore di una macchina che non ho mai visto prima, sì, e di mettertelo a posto, magari se c'è un difetto, ci mette troppo tempo. Allora noi avevamo 2 furgoni Chevrolet che andavano a ritirare la macchina quando il concessionario ci diceva che lui non se la sentiva di fare questa riparazione. Andavamo a prendere, la portavamo giù, mettevamo a posto, gliela riportavamo e lui la riconsegnava al cliente perfetta, in ordine come se l'avesse fatta lui, ma capisci, si era sparsa la voce che l'assistenza c'era, sì, la Ferrari aveva non soltanto le macchine, ma aveva anche l'assistenza, e alla svelta, perché appunto vuoi far perdere tempo. Noi avevamo un altro trucco, diciamo così, no? La Ferrari ci diceva, vi diamo questa macchina di produzione febbraio, grazie. Allora io dicevo ai miei, noi abbiamo ricevuto questa macchina di produzione ottobre, sì, io aggiungevo 9 mesi perché non arrivava mai in febbraio. Se io avessi dovuto dire al mio cliente che mi dava la macchina in febbraio, io avrei avuto in marzo una prima lettera dell'avvocato, in aprile 2 lettere degli avvocati, in maggio 5 lettere degli avvocati. Insomma, io avrei passato il mio tempo a cercare di difendermi perché queste macchine, siccome erano in una fase evolutiva sempre, no? Queste serie delle Ferrari, come tutte le macchine di piccole serie, sì, erano sempre con la modifica, che gli veniva in mente a un ingegnere di fare una modifica, e poi dovevano applicare dei particolari nuovi, i fornitori non erano pronti a dargli i pezzi, per cui quella di febbraio mi arrivava a metà di settembre. Okay. Io lo consegnavo con quei 15 giorni d'anticipo. Erano anche contenti. Facevo un figurone perché era in anticipo. Esatto. Ma prima non avevo nessuna lettera di avvocati che mi rompevano le scatole. E secondo, non dovevo ritirare una macchina distrutta perché per la rabbia, per il fatto che noi non gli consegnavamo la macchina in tempo. Intanto noleggiavano delle macchine pazzesche e mi mandavano le fatture che avrei dovuto pagare, eccetera. Sì. Era una follia, no? Per cui io, nel frattempo magari si erano venduti anche la macchina vecchia, per cui non dovevamo preoccuparci di questo. Facciamo felicissimo il cliente che diventava un fan nostro, lo faceva vedere anche al gatto, lo portava dappertutto, faceva tanta di quella propaganda. E in più facevamo la sfilata per tutti dei nostri, perché questa era una cosa, la parata con le Bugatti. Facevamo nelle città tedesche, facevamo sfilare un giorno al mese 50, 100, 150, siamo arrivati 500 macchine in fila, tutte rosse, una dietro l'altra, che passavano. Davanti c'era un camion attrezzato con una banda musicale che suonava, che attirava l'attenzione, e dietro c'erano 500 Ferrari rosse che sfilavano con questi tutti là, evidentemente i clienti contentissimi di poter fare. Capisci cosa vuol dire? Sì. Bisogna motivare le persone. Quindi facciamo queste sfilate
sembravano 5.000, non è che, perché sai, 1, 2, 3, Sì, sì. 4, 500. 6, ti dico, vedi la bocca di questi là, Tutte rosse. erano lì così, era incredibile. Però questo serviva proprio per in quel periodo. Poi poco tempo dopo ho conosciuto il famoso Pierre, che era diventato il numero 1 del gruppo Volkswagen, e ci hanno invitati per combinazione. Parlo di un episodio che è successo più avanti, quando io ho presentato la prima Bugatti, e quindi c'era la rivista Automotorsport tedesca che voleva premiare i campioni delle case delle auto che avevano fatto delle cose meravigliose in quella. E quindi io ero uno di quelli invitati perché avevo fatto la Bugatti, Sì. e c'era neanche a farlo apposta lì anche Pierre, perché aveva fatto una Audi, un modello nuovo dell'Audi, eccetera, per cui anche lui era stato premiato. E quindi quando sono arrivato lì, sono arrivato di là, vanno a chiamare il dirigente, dice: venga, mi accompagna in prima fila di fianco proprio a Pia, che lì ho conosciuto Pia la prima volta, che poi è diventato utile questa conoscenza quando poi ho deciso di vendere il marchio Bugatti, e comunque ci siamo stati insieme e dico: Artioli, non so se io ho aperto proprio anche a Stoccarda, dove avete la vostra sede della Porsche, la mia sede per la Ferrari. Non so se lei si è accorto. Ah sì, che mi sono accorto delle Ferrari. Perché quelle Ferrari sono capitato proprio quando era scoppiata una crisi in casa Porsche, stati proprio sul mercato con le nostre Ferrari, proprio quando la Porsche era lì che boccheggiava perché litigavano come dei pazzi, no? E comunque si ricordava benissimo che con le Ferrari noi siamo entrati nel mercato tedesco, che il problema nostro era quello di riceverne di macchine, non c'erano macchine abbastanza, capisci? Per cui era sempre una spinta, dai, fanne di più per cazzo, c'è più il mercato qua. E quindi potevamo fare il supermercato